L'MSRL è un'azienda di produzione specializzata nella fabbricazione di occhiali da sole e maschere da sci sportive che nasce a metà degli anni 80 quale realtà produttiva per una grossa azienda del settore che aveva fondamentalmente sbocchi commerciali ma non un'azienda produttiva. L'EM ha pionieristicamente portato avanti dei discorsi relativi a processi quali la sovraniezione, quali l'automazione di determinati processi quali il taglio della lente piuttosto che l'accoppiamento di lenti di occhiali o di parti degli occhiali stessi, e in combinazione a questo tipo di richiesta relativa meramente al processo di produzione c'è stata una spinta molto forte da parte del mercato per riuscire a ridurre i costi di produzione migliorandone i processi, e quindi si è posto il problema di dover ricorrere a strumenti diversi quali per esempio quello dell'automazione. Ci troviamo dal punto di vista produttivo in Italia in un contesto in cui l'automazione gioca un ruolo chiave per poter rimanere su questo mercato per due aspetti fondamentali. In primis la qualità del prodotto che si ottiene, che è più replicabile e più controllabile, e non da ultimo anche un'economia di produzione che consente quindi di restare su un mercato che diventa sempre più competitivo relativamente sia ai costi di produzione che ai prezzi di vendita. Allora, la sfida che noi abbiamo dovuto vincere con questo progetto di automazione è stato di realizzare una marcatura laser su questa lente cilindrica. Quindi ci serviva una movimentazione che mantenesse costante questa distanza tra la focale del laser, che è circa di 50 mm, e la curvatura della lente, che è una curvatura di un raggio di circa 100 mm. Automatizzando abbiamo ottenuto altri due effetti. Il primo è quello di aver reso questa postazione completamente autonoma, perché il ciclo di lavorazione dura circa 3 minuti. Il caricatore porta dalle 20 alle 40 lenti, quindi per circa un'ora questa stazione lavora in modo completamente autonomo. E secondo, ma non meno importante, è che avendo automatizzato la movimentazione della lente, la ripetibilità del disegno sulla lente diventa di una precisione irraggiungibile con la movimentazione manuale. Abbiamo installato questa stazione di incollaggio e l'esigenza che è stato necessario risolvere è stato di passare ad un incollaggio che vada a depositare la colla su un percorso ben preciso che lasci libere delle aree che non devono essere incollate. Dopodiché l'operatore trasporta la spugna in una fase di asciugatura. I vantaggi che abbiamo ottenuto sono due. Uno è relativo alla deposizione della colla in modo estremamente preciso ed uniforme e quindi molto ripetibile. Il secondo beneficio è la regolarità dei tempi di processo, perché la colla ha una fase di lavorabilità molto stretta, quindi questa fase di incollatura deve seguire dei cicli molto precisi, difficilmente raggiungibili con un operatore umano. Qui ci troviamo su un piano mezzanino, quindi avevamo un limite di pesi che potevano essere trasportati su questa struttura, quindi il cobot l'abbiamo trasportato a mano senza particolari problemi di installazione e ha richiesto una struttura particolarmente leggera e quindi non ha dato problemi di peso sulla struttura su cui siamo. In questa applicazione abbiamo utilizzato un cobot per asservire una pressa di iniezione plastica. L'attività era abbastanza onerosa dal punto di vista dell'operatore umano, perché si tratta di movimentare pezzi metallici abbastanza pesanti e quindi difficilmente manipolabili per un numero di ore consecutivo. Secondariamente abbiamo avuto anche la necessità di stabilizzare il tempo di ciclo macchina, quindi anche la macchina di iniezione si trova ad utilizzare dei tempi cicli, pressioni, temperatura sempre costanti che consentono di ottenere un prodotto di qualità migliore. Abbiamo sviluppato una cella collaborativa in cui mettiamo a frutto la capacità di questi cobots di lavorare a fianco dell'operatore. Infatti vediamo che l'operatore collabora con il cobot in diverse fasi dell'operazione, coadiuvate da delle segnalazioni sia acustiche che visive che dicono all'operatore quando muoversi in sicurezza vicino al cobot e quando può allontanarsi e lasciare il cobot eseguire l'operazione sulla pressa iniziale.